Buonasera cari amici, sono Mario Balì, sono il fondatore del canale Assi e Bilancieri, in notturna perché approfitto che i familiari insomma dormano per poter montare i video e potervi fare la presentazione in diretta, altrimenti sentireste rumori molesti. Questa sera voglio proporvi montaggio, smontaggio e qualche indicazione sul movimento cronografico al quarzo molto diffuso negli anni 90, perché equipaggiava quasi il 90% degli orologi al quarzo con cronografo, Sector, Braille e tanti altri brand fashion. Un movimento che in effetti era la base per calibri cronografici ben più complicati, montati poi da marchi anche importanti. Parliamo di un Miyota, io revisionerò uno 0S60, quindi modulo con cronografo, ore, minuti, data ad ore 3, decimi di secondo. Parente stretto dello 0S10, Citizen usava marchiare i suoi calibri anziché con la lettera con il numero, quindi 0S10 e 0510 di Citizen, ma in effetti è lo stesso calibro proposto in versione anche con allarme, con sveglia, e che ha fatto da base sia al 3S10, quindi il calibro con i decimi di secondo, rimessa veloce delle ore e sveglia, calibro diffusissimo, molto ostico quello, poi lo faremo magari quando un po' di pazienza in più, ma lo revisioneremo anche quello, e che ha fatto da base ai vari calibri cronografici della serie Citizen ProMaster 2, quindi non l'Aqualand 6 viti, ma quello con il profondimetro analogico, che poi veniva montato su Braille, Sector, eccetera. Un bel calibro, a dispetto della economicità di realizzazione, comunque un calibro che si può smontare totalmente e revisionare totalmente, dove è possibile cambiare anche i singoli componenti, quindi bobine, circuito, i vari ruotismi, eccetera. Conviene revisionare un movimento del genere? No, lo dirò anche nel video, perché attualmente sulla baia sono movimenti che si trovano a prezzi che oscillano dai 22 euro fino a un massimo di 40 euro, 45 euro per la versione con sveglia, diversamente per il 3S10 che non è più assolutamente in produzione. Questo movimento è stato sostituito dalla serie F, se non erro, di Miyota, che però è fatta molto peggio, quindi tanta plastica vedremo in questo movimento, ma modulo realizzato tutto sommato bene per i canoni. Non è un ETA, perché ETA parti in plastica praticamente non ce ne sono, però è un movimento che vale la pena aprire, guardare, poi vi farò vedere anche quali valori misurare con un multimetro digitale per capire se insomma funzionerà oppure no, ed è un modulo dove ci possiamo esercitare, se abbiamo qualche cognizione di elettronica ci si può veramente divertire, perché è un modulo che tutto sommato costa poco, quindi se dovessimo romperlo tutto sommato abbiamo rischiato 20 euro, 25 euro, quindi è una cosa con cui si può iniziare, va bene? Come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lo state facendo in tanti ma dovete essere ancora di più, perché ho scoperto che il 67% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Curiosoni, venite a curiosare, venite a vedere i contenuti ma non vi iscrivete, non si paga nulla, è tutto gratis, quindi iscrivetevi perché così aiutate a crescere il canale. Lasciate un messaggio, un like, chiedete per qualsiasi informazione anche al numero WhatsApp che vedete comparire qui sotto per avere risposte più rapide, oppure mi contattate via mail, via Telegram, come volete, non ci sono assolutamente problemi. Vi lascio al video e ricordatevi che solo chi ha una storia da raccontare può essere raccontata. Ciao a tutti, a voi il video. Bene, smontiamo insieme e revisioniamo questo orologio, questo Sector Expander dei primissimi anni 90, dotato di movimento Miyota 0S10.
mia volta 0S10, movimento cronografico con datario ad ore 3, stradiffuso e straconosciuto. 0S10 che è praticamente il parente dello 0510 di Citizen, quello marchiato Citizen, e che sostanzialmente con qualche modifica è uguale per la fascia da 0S10 fino ad arrivare a 0S90, con l'eccezione che il 0S90 è un calibro provvisto anche di sveglia, di suoneria, quindi una complicazione in più, però sostanzialmente è sempre lo stesso. È un orologio per cui non vale la pena smontare e rimontare, visto che il movimento costa circa 25 euro, però vi vogliamo dimostrare che comunque è un orologio riparabile. Togliamo il fondello, tra l'altro orologi Sector questi che hanno cassa in resina, modello Expander, e sono realizzati discretamente bene. Avevano ancora vetro minerale, un bel fondello in acciaio spesso, ghiera girevole e si trovano ancora funzionanti. Prima operazione da fare, togliamo la tige, estraiamo il movimento e reinseriamo la tige, l'albero di carica per allineare le lancette e poi toglierle. Questo orologio ha subito purtroppo un inserimento di una batteria di scarsa qualità che ha fatto fuoriuscire l'acido e quindi ha corrotto, poi vedremo, ha sporcato tutti i ruotismi e tutto il circuito. Togliamo le sfere di ore, minuti e secondi cronografici e poi con un pezzettino di polietilene di plastica togliamo le tre sfere dei contatori crono, quella dei secondi crono. Io lo faccio con una certa sicurezza, ma diciamo i movimenti del cacciavite devono essere, come dire, consolidati, sicuri, altrimenti correte il rischio di spezzare della, il perno della ruota e quindi poi bisogna cambiare i rotismi. Tolte le tre sfere, le mettiamo in un contenitore a parte perché il rischio che volino e vadano per fatti loro è sempre dietro l'angolo. In questo movimento il quadrante è inserito a pressione, quindi basta individuare delle tacche laterali, infilare la pinzetta e fare il famoso movimento punta e leva, sempre nel modo più delicato possibile, e estrarre il movimento che magari può. Ecco qui, togliamo il quadrante. In effetti, pur trattandosi di un movimento economico e con molta plastica, possiamo dire che ci sono gli stessi componenti di un movimento meccanico, cioè c'è un ponte dedicato al datario, c'è il tiraggio con i vari elementi che poi vedremo insieme e c'è insomma tutta la parte da smontare dei vari ponti. Smontiamo il ponte del datario e togliamo la prima platina con le sue viti. Anche queste viti sono microscopiche, quindi se vi accingete a fare un lavoro del genere, mi raccomando, mettetele sempre in un contenitore da parte perché volano, che è un piacere. Togliamo la prima platina, ecco qui, poi togliamo la molla che fa lo scatto rapido al datario, il disco data, e poi vedete c'è una ruota, c'è il cricco scusatemi, il rinvio della rimessa rapida, un altro ponte, e poi la ruota dello scatto lento, quella che va innestata con la ruota ore. Anche in questo caso poi giriamo il movimento e procediamo a togliere la platina principale, il ponte principale dove sono anche inclusi tutti i leveraggi per azionare il crono. In questo caso l'azione è molto velocizzata perché si tratta di svitare le quattro viti e poi estrarre questa platina. Rimettiamo sempre a posto le quattro viti, poi vedremo tutti i componenti sistemati insieme. Qui c'è una vite che purtroppo è stata corrosa dalla ruggine, quindi è leggermente più dura da togliere.
e lateralmente il movimento, come vedete, ha degli incastri sulla platina di plastica, quindi bisogna in effetti svincolare quelli che sono i due tasti del cronografo, le due levette del cronografo. Ecco, spero che si veda bene. 1 e 2, bisogna svincolarle, ecco, la prima e la seconda, e poi si può togliere la platina. Questa platina è la prima a sporcarsi, nel caso di una fuoriuscita di acido, come potete ben vedere, ha molta ruggine, mista a olio, a sporco, insomma veramente c'è di tutto. La cambierò perché ho a disposizione tanti ricambi per questi moduli, però in effetti è possibile anche pulirla. In questo caso davvero non vale la pena perderci tempo, ma se lo fate per divertirvi potete anche provare a pulire. Togliamo i leveraggi del crono, anche questi sono molto corrosi, molto sporchi. Poi togliamo il modulo che in effetti permette l'azzeramento, lo start, lo stop e l'azzeramento poi dei vari contatori cronografici. Ecco qui. E poi l'ultimo leveraggio del cronografo. È abbastanza incastrato, bisogna fare un po' di forza in più perché in effetti devo fare punta e leva con un cacciavite perché la batteria, poi vi farò vedere la platina principale, ha in effetti letteralmente, ecco, ha fatto andare letteralmente in cortocircuito il movimento e poi vi dimostrerò come. Adesso svitiamo il primo ponte con i relativi rototismi, acceleriamo un po', così non vi tedio. Questo ponte ha 3 viti, le viti dei vari ponti dei 2 livelli e anche quelli della platina hanno le stesse dimensioni, quindi potete mischiarle tranquillamente, non avete problemi a rimetterle al loro posto. Alziamo il primo ponte. È un buon segno il fatto che non restino rotismi attaccati, vuol dire che insomma i vari fori degli alloggiamenti dei rotismi sono in buone condizioni ancora. Adesso dobbiamo togliere tutta la parte cronografica. Qui diciamo, sono contenuti i vari ingranaggi, i vari rotismi dei secondi cronografici, minuti cronografici, ore cronografiche, con tutti i vari rinvii. Allora procediamo. La ruota dei minuti cronografici, come potete ben vedere, con la sua ruota di rinvio, poi c'è la ruota di trasmissione dal rotore, la ruota cronografica dei minuti, con i vari rotismi di rinvio, e poi abbiamo il rotore, questo qui è magnetico, vedete rimane attaccato alla pinzetta, che in effetti dà la spinta, quello che muove la parte cronografica. Svitiamo il primo livello in plastica, in questo caso a 3 viti, e questo dipende molto dal calibro, perché questo è un OS60, scusate, ho detto prima OS10, ma sono simili. L'OS60, avendo la complicazione dei decimi di secondo, in effetti ha una bobina in più e quindi poi vedremo, anziché 2 bobine ne ha 3 e quindi ha un contatto in più sulla platina in plastica. Questa è la prima platina in plastica che togliamo, anche questa è molto molto sporca, vedete? Plastica di discreta qualità, anche se piegata difficilmente si spezza. Adesso ci troviamo di fronte a tutta la parte del circuito e le varie bobine. Allora, il circuito è molto corroso, proveremo a pulirlo, ma al 99% va sostituito perché sono saltate anche alcune piste da quello che riesco adesso a vedere. Svitiamo le 3 viti, una per ogni bobina. Quando rimontate queste viti bisogna accertarsi che in effetti
il contatto sia adeguato, perché queste viti assicurano il contatto tra la bobina e il circuito. Velocizziamo un po' l'azione, così da in effetti estrarre tutte e tre le bobine e poi le andremo ad analizzare. In questa operazione fate molta attenzione perché le bobine sono dei sottilissimi avvolgimenti di rame che in effetti si rompono soltanto se li guardiamo. In questo caso, come vedrete, il circuito è incastrato dallo sporco, lo sto forzando leggermente di più perché già so che andrà cambiato. Normalmente dovrebbe uscire senza fare troppi problemi, troppa resistenza, adesso insomma, ho deciso di renderci la vita un po' più difficile e come vedete si è portato appresso una bobina, quindi è tutto attaccato. Poi dovremo testare le tre bobine per vedere se sono ancora buone o sono interrotte. Le mettiamo da parte, la prima, la seconda bobina, togliamo il contatto della batteria e la seconda bobina. Scusatemi le mani avanti, però lavorare in così poco spazio, la seconda bobina, abbiamo tolto tutte e tre le bobine. Adesso non ci rimane altro che togliere l'ultimo ponte, l'ultimo livello, prima di aver tolto in pratica la bobina che si è incastrata nel circuito, un'operazione che magari faremo dopo. Svitiamo le tre viti relative al ponte dell'ora con i rotismi dell'ora, sono sempre tre viti uguali a quelle che abbiamo svitato prima, solo le viti relative alle bobine e alla prima platina in plastica hanno una lunghezza differente che poi tra l'altro si vede e quindi queste qui dobbiamo fare attenzione a tenerle da parte, il resto tutte le viti sono uguali, simili, quindi non c'è pericolo. Ecco, questo primo ponte è leggermente incollato, vedremo che verrà via anche qualche rotismo insieme, infatti, vedete? Poi dovremo lavare tutto, anche i vari rinvii del datario, togliamo ruota di rinvio, ruota ora in plastica, ruota conduttrice in plastica e la ruota dei secondi che in effetti, ecco qui. Qui abbiamo altri due motorini passo passo, altri due rotori, sempre magnetici. Allora, durante le operazioni di smontaggio non è necessario, ma, ecco questo è un primo rotore, ma quando invece operiamo con il rimontaggio è molto importante avere una pinzetta antimagnetica smagnetizzata. La migliore è quella o con punte in plastica o punte in legno o interamente in ottone che non sono magnetiche, quindi ci agevolano parecchio quando facciamo il rimontaggio. Vi ripeto, dopo che ne hai smontati una cinquantina riesci anche a rimontarli con pinzette in acciaio tradizionale, non è molto difficile per chi almeno ha dimestichezza. Togliamo la bascola e il tiretto, quindi vedete i vari pezzi sono molto simili ad un orologio meccanico, bascola, tiretto, quindi basta soltanto un po' di logica, un po' di buona volontà e poi estraiamo la tige togliendo il pignone scorrevole e il rocchetto a calza. Poi togliamo la platina principale dalla sua platina in plastica. Questa platina, in effetti, contiene anche gli statori, cioè i magneti dove ruotano all'interno, vedete questo è il primo, dove ruotano all'interno i rotori, i motorini passo passo o rotori che dir si voglia. Quindi secondo statore e terzo statore. Il terzo statore è rimasto attaccato alla platina in plastica, eccolo qui. E qui abbiamo la platina in plastica. Per il momento abbiamo smontato totalmente il movimento. Adesso vediamo un po' una panoramica di tutti i vari pezzi per capire. E togliamo l'ultima bobina dal circuito.
circuito purtroppo è da sostituire perché l'acido della batteria ha letteralmente fatto saltare alcune piste, quindi è inutile rimontarlo con questo circuito, non funzionerà mai, quindi è necessario toglierlo. Ecco qui, togliamo anche l'ultima bobina, la mettiamo da parte perché poi la dovremo testare con il tester elettrico, il multimetro digitale per capire se è buona ancora, l'avvolgimento è buono oppure no. Il circuito è molto semplice, però è di buona qualità. Quello che io di solito recrimino ai moduli cronografici della Seiko, lì il circuito è una lastra in plastica molto molto sottile che soltanto a guardarla si piega. Qui invece è una basetta proprio non mi ricordo il nome tecnico del materiale, vetronite ramata, che in effetti è lo stesso materiale che si usa per tutte le schede elettroniche. Iniziamo a fare una prima pulizia in esano, perché tutti i componenti al pari degli orologi meccanici vanno in esano. Non c'è pericolo per i pezzi in plastica perché l'esano ha una gradazione tale da non scioglierli assolutamente. L'unica parte che non mettiamo nella benzina rettificata è in pratica il disco data, perché i numeri si potrebbero cancellare, ma è un accorgimento, poi non serve neanche, il disco data è un disco in plastica pulito, e questa anche qui velocizziamo questa azione. Adesso andiamo a misurare le tre bobine con il multimetro digitale per capire se c'è in effetti un'interruzione. Lo impostiamo a 20 ohm e andiamo a mettere i puntalini sui due contatti. Se ci dà il valore prestabilito, ecco, 2,45, questa è la bobina del crono, l'altra è 2,02, la bobina della parte solo tempo. Ecco, se le bobine non sono buone o sono interrotte, il multimetro non dà nessun valore. Proviamo l'ultima, quella dei decimi di secondo, che dovrebbe dare valori intorno ai 2 ohm. Però vi ripeto, già il fatto che il multimetro segni la continuità già è importante perché vuol dire che funzionano, sono buone. Vediamo un po', 2,31, quindi ben oltre i 2, la bobina è buona, 2,28, 2,31, quindi anche la bobina è buona. Andiamo a vedere un attimo una panoramica di tutti i pezzi di cui è composto questo calibro, e vedete, in effetti è un orologio a tutti gli effetti con molti pezzi. Ecco, il fatto che vi dicevo prima, non so se si riescono a vedere, ma ci sono proprio delle bruciature sulla platina principale, bruciature dovute al fatto che l'orologio il movimento è andato in cortocircuito, quindi in effetti è scoccata una scintilla, tutto sommato. Adesso questi sono i vari pezzi tolti dal lavaggio, dalla benzina rettificata, e in questo contenitore blu ho riposto, perché c'è del rodico dentro questa pasta morbida, ho riposto le, ehm, i rotori, i motorini passo passo per non farli attaccare. Facciamo un po' di spazio e procediamo con il montaggio del nostro Miyota o S10 o 0S10. Allora, la prima cosa da fare in pratica è mettere i tristatori per poi poter alloggiare la platina in plastica. Allora alloggiamo i tre statori dove poi andranno collegati i tre rotori del motorino passo passo. Chiaramente ne riporta tre perché uno è per i secondi cronografici, un altro è per la parte dell'ora e un altro è per i decimi di secondo. Sono tre motorini separati. Una volta inseriti questi tre statori possiamo procedere con l'alloggiamento e il collegamento della platina in plastica. Plastica che ovviamente ha questi tre punti che vi sto indicando che ci aiutano a comprendere che la platina è andata in sede. Procediamo con la ruota ore.
poi con i vari rinvii del tiraggio, tutti e due, poi procediamo al montaggio della tige, dopo aver messo il pignone scorrevole e la ruota corona, così non vanno via, e poi provvediamo al montaggio del tiretto. Come vedete, e come dicevo prima, tutti i pezzi sono molto simili a quelli di un orologio meccanico, perché sostanzialmente diciamo, l'esigenza di regolare l'orologio, l'ora, eccetera, c'è anche in un orologio al quarzo. Ruota di rinvio delle ore, ruota di minuti, con il suo canotto, ecco qui, un attimo solo, ecco, è andata in sede, e poi procediamo al montaggio delle altre ruote. Se vi apprestate a fare questo lavoro per la prima volta, potete usare una scatolina con i vari comparti, così da segnare qual è la parte ora e qual è la parte crono. Inseriamo uno dei motorini passo passo che poi sarà quello della parte cronografica, ma va inserito prima perché ha un canotto più lungo, e poi inseriamo gli altri due, quello dei secondi e quello dei decimi di secondo. Come vi dicevo prima, questi due motorini, questi due rotori sono magnetici e quindi si attaccheranno alla pinzetta. Se avete l'occorrenza, se avete l'accortenza di smagnetizzare la pinzetta ogni qualvolta, diciamo, potrete ovviare a questo problema, oppure ne potete usare una, come dicevo prima, con pinzette con punte in plastica o totalmente in ottone, che è un materiale amagnetico e quindi non vi dà questo tipo di problemi. I perni sono molto piccoli, quindi ci vuole un po' di manualità per inserirli all'interno dell'orologiamento, ma vi ripeto, dopo che ne hai revisionati una cinquantina, o meglio, rotti la metà e revisionati il resto, riesci a fare questo lavoro con abbastanza semplicità, con abbastanza manualità, quindi non è una cosa difficilissima. Adesso inseriamo mano a mano tutte le altre ruote, perché qui ce ne sono alcune. Ecco, questa è la ruota cronografica delle ore che va inserita prima alla sua sede, quindi non è una cosa semplice. Scusatemi, questa è la ruota dei secondi, perdonatemi. E poi inseriamo una alla volta le varie ruote di rinvio che in effetti trasmettono il moto dai rotori, dal motorino passo passo fino alle ruote. Anche qui vedete valgono i soliti principi, questa è la bascula, cioè che dopo aver montato il ponte i rotismi devono girare liberamente, quindi ci possiamo aiutare con una pinzetta dalle punte molto sottili per vedere se tutto scorre bene, scorre liscio, quindi i principi sono gli stessi. Prima di avvitare le viti fino in fondo e rischiare di rompere qualche pivot, è buono dare un mezzo giro, un tre quarti di giro e vedere se tutto è andato in sede e poi serrare per bene. Ecco, inseriamo le due ruote di rinvio prima di chiudere il ponte, il primo ponte definitivamente. Questa è la ruota che poi trasmette in effetti assieme a un'altra ruota il moto dal motorino passo passo dei secondi alle sfere di ore e minuti, quindi in effetti è quello che dà vita alla parte tempo dell'orologio. Ecco, inseriamo prima questa. Altra cosa, vedrete sulla platina in plastica tutti gli inviti per le ruote che sono delle esatte dimensioni delle ruote che vanno all'interno, quindi in effetti sembra difficile, sembra complicato, ma con un po' di logica si arriva a montarlo in un tempo abbastanza breve e facendo un buon lavoro. Questi movimenti, dicevo prima, sono molto economici, ma comunque sono discretamente assemblati, discretamente fatti. C'è tanta plastica, come è normale che sia, ma è un discreto prodotto per quello che costa. Ecco qui, mettiamo l'altro rotore, l'ultimo, vedete com'è piccolo. Per centrarlo chiaramente ci vuole una mano abbastanza ferma e poi tanta calma, quindi se avete
litigato con la vostra ragazza o con vostra moglie, è il caso di sospendere la seduta e rimandare al giorno dopo o quando sarete più calmi, altrimenti c'è il concreto rischio di non riuscire a rimontare. Questo è il ponte, il primo, ve ne accorgete perché ha un canotto che va a infilarsi nella parte della ruota dei minuti. Mettiamo le altre due ruote di rinvio per poi chiudere definitivamente e finalmente il ponte. Il modello OS10 non ha quest'ultima ruota che vedete, perché questa è la ruota deputata sia ai secondi che ai decimi di secondo, quindi in effetti ha una funzione in meno e quindi un ingranaggio in meno, ma l'orologio è praticamente lo stesso, anche il circuito, il modulo elettronico è sempre quello, perché in effetti Citizen aveva fatto un calibro base molto, molto robusto, molto affidabile e poi aveva implementato le varie funzioni con decimi di secondo, sveglia e anche i moduli 3740 che troverete negli orologi che hanno il profondimetro, nei vari Citizen ProMaster prima serie, sono molto simili a questo movimento, quindi il circuito è leggermente più elaborato, ma è anche giusto perché ha una funzione in più del profondimetro, però in effetti le funzioni sono più o meno le stesse e i pezzi più o meno gli stessi. Ecco, adesso chiudiamo il primo ponte e avvitiamo velocemente le tre viti che lo sorreggono. Poi adesso infiliamo le varie bobine, anche qui c'è un alloggiamento che vi indica direttamente qual è la bobina e in quale posizione va. La prima è la parte delle ore, la seconda è la parte dei minuti e poi la terza bobina. Ecco qui ho scelto di mettere prima il contatto della batteria, ma fa lo stesso perché poi ci andrà appoggiato il circuito sopra e poi la terza bobina, quella crono, dei decimi di secondo. Ecco qui. Adesso dobbiamo in effetti avvitare, la terza bobina, avvitare in pratica il modulo elettronico sulle bobine in modo da fare contatto e a sua volta fare contatto con il negativo della batteria. Il positivo verrà dato, poi vedremo, dalla platina. Adesso inseriamo il circuito. Questo è un circuito che ho preso usato dai ricambi che avevo perché l'altro, come vi dicevo, in pratica erano saltate alcune piste, quindi era impossibile da riparare. Tra l'altro, altra chicca, che questo tipo di circuito è così ben fatto che è possibile anche cambiare l'oscillatore al quarzo. Se vogliamo dilettarci nel fare questa operazione, ecco, mettiamo le tre viti, anche in questo caso sono tre viti lunghe, quindi non ci possiamo sbagliare, e nei tre vari alloggiamenti. Anche qui serriamo le viti ma non alla morte, perché in effetti dobbiamo fare attenzione innanzitutto a non danneggiare le bobine, però allo stesso tempo fare attenzione che il contatto tra il circuito e la bobina avvenga, altrimenti l'orologio non funzionerà. Dopo aver collegato il circuito passiamo a impiantare il secondo ponte in plastica, che è questo che vedete sul fondo. Ecco qui. Anche questo sull'OS10 o 0S10 che dir si voglia ha due viti, tante per quante sono le bobine. Qui ce ne sono tre e quindi è collegato in tre punti principali. Anche questo contribuisce ad aumentare il contatto, funge da piastra di ripartizione in effetti. Serve anche questo, oltre a sorreggere gli altri rotismi come vedremo, ma ad aumentare il contatto tra il circuito e le bobine e i vari contatti, quindi è un modulo che serve da piastra, funge da piastra di ripartizione. Dopo aver messo questo possiamo procedere all'ultimo livello, perché come avrete visto, ecco inseriamo la ruota dei secondi centrali, come avrete visto, dicevo, questo tipo di cronografo è un cronografo a livelli, mentre invece ETA per esempio produce cronografi a settori, cioè è possibile montare
un settore per le ore, uno per i decimi di secondo e un altro per i secondi cronografici, più la parte centrale deputata alle ore e ai minuti. È una disposizione diversa. Vi dirò, a me piace più quella di ETA, perché in effetti, come dire, si può anche paradossalmente pensare di revisionare un solo settore alla volta. Poi ho un sector analogico digitale che dovrò revisionare, magari farò un video, un movimento molto più delicato che ha un difetto. Il difetto è che le bobine saltano da sole, cioè in effetti qui devi andare con una pinzetta a danneggiarla, a interromperle. E invece mi è capitato spesso che fossero interrotte senza un motivo, cioè senza una causa esterna, ma semplicemente per usura. Però tranne questo ha una qualità, il movimento cronografico ETA, il serie 251, che è quasi paragonabile a dei calibri meccanici, proprio fatto bene. Ecco qui, allora abbiamo messo le varie ruote, il treno delle ruote. Tra l'altro, altra cosa, se scaricate da internet uno schema di questi orologi, sono realizzati anche molto bene, perché vi fanno vedere anche la sequenza in cui montare le varie ruote, quindi veramente il margine di errore è bassissimo. Colleghiamo l'ultimo ponte e, come vi ho fatto vedere prima, con uno stecco di legno ci assicuriamo prima che tutti i rotismi siano andati in sede, altrimenti corriamo il rischio di spezzare qualche pivot e fare insomma un danno, un macello, e poi mettiamo le tre viti, anche queste qui di tipo corto, prima vite, ecco qui, seconda vite, e poi l'ultima vite, ecco qui in questa posizione, ecco qui. E poi una volta andati in sede ci assicuriamo che tutto sia serrato. Adesso dobbiamo mettere i levarismi che in effetti permettono di azionare, fermare e azzerare il cronografo. Prima leva cronografica, anche qui hanno tutti i loro alloggiamenti, quindi è abbastanza intuitivo, però vi ripeto, se vi scaricate uno schema riuscite a capirlo, è abbastanza semplice. Ecco, mi assicuro che siano serrate le tre viti. Allora, prima leva cronografica inserita, adesso dobbiamo mettere il modulo, questo rinvio, questo leveraggio che permette di azionare, fermare e azzerare le ruote cronografiche. Anche questo ha i suoi incavi, che permette una facile sistemazione di questo pezzo. Ecco qui è andato in sede, e adesso l'ultimo leveraggio. C'è una sequenza perché, se vedete, vanno gli uni sugli altri, quindi in effetti bisogna rispettarla, altrimenti poi non è più possibile montarli. Adesso non c'è rimasto che mettere il ponte, l'ultimo ponte, quello di copertura, che tra l'altro alloggia anche il positivo della batteria, la brida che tiene in sede la batteria e che fa da positivo per la batteria. Qui ci sono 4 viti, sempre della serie diciamo corta, chiamiamole così, e quindi anche queste sono molto importanti, perché se voi togliete una vite all'orologio funzionante, continuerà a funzionare. Se ne togliete due, continuerà a funzionare. Dalla terza in poi non assicurano più il contatto e quindi l'orologio smetterà di funzionare. Diversamente, nel rimontaggio, se in effetti mettete soltanto una vite e tutta la platina è andata in sede, l'orologio non funziona comunque, perché manca qui il contatto. Chiaramente, smontandolo e rimontandolo, i vari collegamenti si allentano e quindi non funziona più. Adesso il ponte per sostenere lo spessore della ruota del calendario. Ecco, ci assicuriamo che questa ruota vada innestata nella ruota ore, perché poi si muoverà per lo scatto lento. Anche in questo caso, vedete, la molletta che fa da scatto rapido al datario è molto molto simile a un orologio meccanico, molto simile ai Seiko serie 5, quindi mettiamo il disco data, e quella ruota grigia che ho messo all'inizio è una di quelle che con il tempo
potrebbe cristallizzare e rompersi, rendendo di fatto impossibile poi l'avanzata del datare, ma sono cose che capitano abbastanza raramente. Questo è un movimento dei primi anni 80, quindi già ha una certa età. Mettiamo lo scatto, il leveraggio dello scatto rapido del datario e l'ultima platina che chiude il calendario, la parte calendario. Allora qui ci sono tre viti, la parte calendario, l'ultima platina, l'ultimo ponte va chiaramente nelle sue sedi, anche qui abbiamo dei puntalini in plastica che ci fanno capire che è andato in sede, e poi mettiamo le tre viti, che sono queste, sono molto piccole, e poi avvitiamo. Altro suggerimento che vi voglio dare: quando svitate, imprimete una certa forza finché la vite non inizia ad allentarsi, e poi man mano allentate quella forza, perché se continuate a premere sulla vite c'è il rischio che schizzi per aria e vada nello spazio cosmico e non la ritroverete più. Esperienza personale. Invece quando avvitate dovete poggiare il cacciavite molto leggermente sulla vite e poi solo alla fine esercitare una certa forza per stringere, per serrare la vite. Ovviamente non vanno strette alla morte, perché parliamo comunque di componenti in plastica che potrebbero danneggiarsi. Avvitiamo velocemente le tre viti, le puntiamo prima e poi le avvitiamo in una sequenza un po' più veloce. Ecco qua, il nostro movimento OS10 è finito. Se vi volete cimentare in questa riparazione, in questo montaggio e smontaggio, non farete grossi danni. È un movimento che costa circa 20 euro. Non ne valeva la pena revisionarlo assolutamente, ma noi ci divertiamo anche e soprattutto ad aggiustare cose che a volte altri riterrebbero solo utile buttare nella pattumiera. Bene cari amici, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, come detto nella presentazione, iscrivetevi al mio canale, chiedete qualsiasi tipo di informazione, lasciate un commento che aiuta a crescere, anche una critica, se avete notato che mi sono messo le dita nel naso e poi le ho messe sulla platina, oppure se avete notato che non indossavo il ditale, il guanto, eccetera, eccetera, e fatemelo notare, tanto l'ho fatto, quindi insomma si scherza, però era un movimento di esercitazione. Tra l'altro, sui quarzi bisogna fare bene attenzione ad essere collegati staticamente con il pavimento per evitare, come dire, scariche che potrebbero danneggiare i circuiti. Io ero collegato con le mie scarpine in gomma, quindi potete stare tranquilli. Il tappetino dove appoggiavo i vari pezzi è antistatico di suo, il mobile è in legno, quindi non ci dovrebbero essere grossi problemi, ma non ne ho mai avuti. Quindi fatemi notare qualsiasi cosa, qualsiasi curiosità. Mi spiace se qualche immagine, qualche fotogramma non si vede bene, però purtroppo per lavorare sul movimento a volte c'è bisogno di coprire il campo visivo, ma spero di aver reso la maggior parte delle operazioni. Poi comunque potete chiedermi, ma vi ripeto, se scaricate il manuale su internet dei vari Miyota, noterete che è molto molto più semplice di quello che si dice, insomma non è difficilissimo smontare, l'importante è avere molta accortenza nel farlo. Un piccolo suggerimento che non vi ho dato nel video: se vi apprestate per la prima volta a smontare un movimento sia cronografico, sia al quarzo, sia manuale o meccanico che sia, potete fare una cosa: potete prendere un barattolino di vetro del tonno, quelli con la spalla abbastanza bassa, e sistemare all'interno del barattolino un movimento e portamovimento e smontarli là dentro, perché se vi dovesse scappare una molletta o una vite, la ritroverete lì, quindi anziché spararla nello spazio cosmico, vi assicuro non la trovate più, o meglio la trovate ma quando non vi servirà più, dopo un anno, 2 anni che vi chinate sul pavimento, che vostra moglie magari non ha la scopa elettrica, non gliel'avete ancora comprata, e spazza il pavimento e dice ma sta vite ti serve? Era tua? E quindi insomma non la ritroverete più, se non quando avrete buttato l'orologio e non vi serve, vi parlo sempre per esperienza personale. Invece questo piccolo accorgimento vi permette, se non avete un banco di lavoro chiaramente, di preservare almeno la maggior parte dei pezzi più piccolini delle varie mollette. Spesso la molletta della bascola schizza via e veramente prende delle traiettorie
pazzesche, e questo accorgimento è utile. Se invece avete un banco, il banco di solito ha la sua spondina che non permette ai pezzi di andare per aria, insomma. Va bene? Vi saluto ragazzi, vi auguro una buona notte, continuate a iscrivervi al mio canale e ricordatevi che solo chi ha una storia da raccontare può essere raccontato. Ciao a tutti.